Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Control. Prima di iniziare volevo dare un'occhiata, scusatemi, ai fascicoli del telefono rosso, perché li abbiamo visti, però mentre giocavamo vorrei vedere se magari c'è qualche dettaglio in più riguardandoli così. So much is expected from the director. The responsibility, the privilege to steer the Bureau into dangerous waters and safely out again. To inspire and lead its people, to protect them. The board is there to advise you, but they want things in return. You hold all this in your old, trembling hands. I had to lose everything before I could see the Bureau is the director's life. There's no room for anything else. If the forces contained here escaped, we'd be dragged back into an age of superstition, terror, death. Assuming you think we ever really left that behind. Any emergency, any major containment breach, and the lockdown goes into effect. I implemented this security measure in my first years as director. I knew we were vulnerable. I'd personally seen the cost of sloppiness. I made sure the internal lockdown could only be lifted by a directorial override, only to be used when the director is confident the sectors are safe to be opened again. This way, the director is the last line of defense. And if I screw up, it's on me. And me alone. Molto interessante. E conviene guardarli così perché danno più indizi, più notizie. The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Ocean View operates on dream logic, and the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places. And sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel. The key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. We're all merely guests there. Even the board. Sometimes I need to visit, just to breathe easier for a while. It beats the numb, sterile apartment I spend my nights in, insulated from everything but myself. I guess that's where the whiskey comes in. Ok, questo è molto molto interessante. Quindi il motel, l'Ocean View, quello dove siamo passati nel secondo o nel terzo episodio, adesso non ricordo di preciso, lavora su un piano onirico e solo pochi agenti operativi, come abbiamo potuto vedere, possono entrare in una sola stanza. E anche lì il consiglio, che comunque è un'entità che si trova sul piano astrale, non ha potere. È assurda questa cosa. Quindi l'Ocean View è un oggetto del potere anche più enorme della stessa Oldest House, se non magari invece una proiezione, una parte della Oldest House stessa. Northmoor, che se non sbaglio dalle notizie che abbiamo trovato doveva essere uno dei precedenti direttori. Northmoor was director before me. I never wanted his job. I never wanted power. I purposefully avoided it, didn't trust it, didn't want to rely on it.
Northmoor was all about power. A man like an explosion, hungry for authority, for order, for more, until it was too much. I had to find a solution in the end, contain the situation. Northmoor never liked me, but he went along with it, to his credit. He didn't really have a choice. I suppose at the end of the day, a director's most basic duty is to keep the lights on. Here's to you, Northmoor. There were no prime candidates waiting in the wings, but I was there. Had been the whole time, keeping my head down, working my ass off. I had nothing to lose. I picked up the gun almost on a dare. Allora, diciamo che non è molto chiaro quello che è successo a Normal, o meglio, dalle parole di Trench probabilmente è stato ucciso, confinato forse da qualche parte da Trench. Andiamo avanti. Scusate se vi faccio perdere un po' di tempo, ma sono cose veramente interessanti per capire un pochettino meglio la trama. It took us a long time to learn how to stabilize the control points, the ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmoor before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. We'd be sealed inside an endless labyrinth. No one would hear our screams. If an enemy ever managed to corrupt the control points, it'd be over fast, spreading like a cancer, leaping over the fire breaks like a crown fire. They are the weak point. Darling's right about that. He's wrong about everything else. Dangerously wrong. Suspiciously wrong. Has he been compromised? Ok, qui veramente ragazzi, innanzitutto i punti di controllo non sono solo una cosa di gameplay, ed è bellissimo tutto questo, vengono giustificati nel ruolo che hanno per stabilizzare la oldest house, e da quel poco che ci fa capire questa oldest house loro la utilizzano ma non ne hanno il benché minimo controllo, assolutamente nulla. La tengono diciamo come quartier generale perché è il posto più sicuro dove trattenere determinate come le vogliamo chiamare, entità di vario tipo. In più qui ci fa capire quanto effettivamente Trench sospetta di Darling. Ma su cosa? Perché sospetta di lui? Perché dice che potrebbe essere stato compromesso? Compreso poi da cosa? Da Liz? A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. They have proven themselves. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. So I followed my own orders. Northmoor hated my guts for that. But things change when you become director. You suddenly see this dark void for the horror show it truly is, filled with screaming fear we pretend to control. Sand leaks through my fingers. The roses I pruned in the garden back when I still had a family, all dead. Heat escapes my body. My thoughts are scattered. The universe keeps expanding. I can't keep up with it alone. When I forget that,
Things go wrong, and my team has to pick up the pieces. Damage control. To help me get out of my mess. Ok, qui ci dà un po' un'idea del ruolo del direttore. Molto interessante il fatto che comunque, nonostante tutto quel potere, Trench avesse paura di fallire. I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. The traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it, control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. But I must reach the hotline. I think I'm under attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a brain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. Allora, qui ci fa capire quanto forse lui cominciava a essere corrotto, forse cominciava a perdere il controllo a causa dell'Is. Però dice che il traditore è tra noi, quindi c'è qualcuno nella sua squadra di gestione che ha fatto entrare l'Is. Però questo cozza un pochettino più con la teoria che ho fatto nell'ultimo episodio, sul fatto che l'Is magari poteva essere stato portato qui tramite il fratello della nostra protagonista, di Jess. Chissà. Something's coming. The whispers growing louder. The worst winter storm in Bureau history. A retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau, everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek. Is this part of an attack? Obfuscating the facts. Dimming my eyes. It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That thing he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. I can see my hands trembling. I'm losing control. Questo è strano, lui si riferisce a Darling come il suo miglior amico, però nel filmato che abbiamo visto poco fa nel team di gestione pensa che lui sia invece il responsabile di quello che è successo. Poi parla di un errore di tanti anni fa, di una cosa che lui sta studiando. Questo invece appunto diciamo collimma un po' con la teoria che ho avuto prima, che vi ho detto, di cui vi ho accennato prima, del fatto che probabilmente sta studiando proprio il fratello di Jess, Dylan,
o ha studiato fino adesso. Perché però è pericoloso? Che cosa ha portato nell'agenzia? L'IS o qualcos'altro? Allora, sentiamo anche questo del consiglio, ragazzi, e poi iniziamo a giocare. Ok, questo spiega un pochettino le missioni, diciamo, secondarie che ci danno. Ok, queste sono state molto meno interessanti. Per il resto, ragazzi, c'è molto da leggere, ce ne occuperemo magari in un prossimo episodio come introduzione. Andiamo avanti. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden. Hold on. I'm setting the elevator for you. We need to talk. You got that right. Questa è Marshall, un'altra delle All of you? Really? degli uomini di fiducia del direttore Trench. Devo stare attenti questi perché sono micidiali, se rimani coinvolto nell'esplosione ti scioccano. Ok. Sì, attiviamola, ma non la andiamo a fare, ragazzi. Abbiamo già, diciamo, usato un bel po' di tempo per andare avanti di trama, diciamo. Welcome to the party, ma'am. Marshall is right down the hall. Grazie. C'è un po' attorno, se magari c'è qualche risorsa. Paperella di gomma, scoperta nell'abitazione della gente dopo che la sua giovane figlia si era lamentata di essere seguita dalla propria paperella di gomma. Inquietantissimo. Secondo la gente, inizialmente il caso è stato ignorato, ritenendolo solo il frutto dell'immaginazione di una bambina, finché non ha iniziato a sentire starnazzare di notte. Dopo aver trovato l'oggetto nascosto nell'armadio di sua figlia, l'ha portato all'agenzia per ulteriori studi. Si è scoperto che la gente portava a casa alcuni noti materiali paranaturali, trafugandoli illegalmente dalla Oldest House. Come ciò possa aver influito sulla creazione di un oggetto alterato è tuttora in fase di indagine. L'agente è stato licenziato. Licenzi un agente di un'agenzia così segreta. She's just down the hall. Qui c'è un altro punto di controllo.
Abbiamo preso un trifoglio. There you are. I was starting to worry. Marshall. Se c'è qualcos'altro in giro. Tu che stai a fa? Sta piangendo. In effetti sono tutti abbastanza sconvolti. Non abbiamo a livello 5. Congratulations on your appointment, Director Faden. I'm Helen Marshall, head of Bureau Operations. Zachariah's dead then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this phases her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. If there's anything in this place that can improve our luck, we ought to try it out. Ok. Già combattono. I see the others over there. We have to help them. Bastardo con lanciarazzi. Facciamo usare un po' tutte le nostre abilità. Dov'è? Vizio che cura. C'è ancora qualcuno di io. Ok, si è calmata un po' la situazione. Materiali in giro. Niente di particolare. Cos'è questo rumore? Vieni da qui. Apriamo lo shelter. Perché è alterata la zona? Ok. È ancora chiuso. Cosa non ho purificato?
Fortuna e probabilità, parapsicologia. Scelta un vuoto. Ah no, ok. Non l'avevo visto, eccolo. Usa uno scudo. Sembra abbastanza aia. Dicevo, sembra abbastanza passivo, invece col cavolo. Io stai lontano. Un po' di terrana. Ok, con la pistola se non gli levo lo scudo non riesco a fargli nulla. Serve un po' di vita. Ok, c'è qualche agente ancora in vita, per fortuna. Possiamo parlarci? No. Diamo un'occhiata in giro. Laboratorio sincronismo. Non è qui che dobbiamo andare, ma magari troviamo qualcosa di interessante. Esame degli argomenti paranormali, sperimentazione con sincronicità globale. Come test sono stati posizionati dei set televisivi in diversi luoghi in giro per il mondo, all'interno di stanze decorate in maniera identica. L'ipotesi era che alterando in maniera identica la decorazione di ogni stanza e successivamente cambiando il canale in ogni stanza, tranne in una, la televisione impostata sul canale diverso avrebbe allineato spontaneamente la frequenza per passare alla stessa delle sue controparti sincronizzate. L'esperimento è sembrato un fallimento, finché non è stato osservato che gli agenti responsabili della preparazione e del monitoraggio delle stanze stavano provando lo stesso tumulto emotivo di un membro del team clinicamente depresso, così si trova nella parte est di. L'esame psicologico degli agenti ha dimostrato la correlazione. In modo interessante si è verificato il fenomeno di sincronicità, ma non nel modo previsto. Quindi non siamo solo con del materiale organico,
quindi delle persone, degli esseri viventi in generale, funziona. Ok. Proviamo a scendere qui. Ok, non possiamo. È un livello 6 che non abbiamo. Non voglio perdermi niente, ragazzi, quindi perderemo un po' di tempo a esplorare. Questo shelter l'avevamo aperto, se non sbaglio. Un po'. Non era quello. Sì, ok. Lo avevamo già aperto. Ce n'era un altro di qua, allora. Uffici rituali, è di qua che dobbiamo andare, sì. Studi protettivi. Andiamo di là. Laboratorio rituale. Cioè, uffici rituali. Ok, no, questo è solo un ascensore che ci porta giù. Su. Diciamo che nella oldest house il su e il giù è un po' relativo. Anche il dove e il quando, probabilmente. Altered item number 52AE analysis, session 2. I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. No response. Next, I will introduce heat via a standard Bunsen burner. No response. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. Non voglio allontanarmi perché sono paura che si interrompa. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Quack if you can understand my words. No response. This concludes session 2. We'll need time to prepare further tests. Stiamo testando la paperella di gomma, allora. Ok. Qui non possiamo andare avanti da nessuna parte. Sì, di qua. This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Or taken over by the hiss. Perché Marshall non ti può aiutare. Non hai avuto occasione di chiedergli nulla. C'è una porta nascosta. Oh, sì. Ma era una paperella. Sto impazzendo. Solo per quegli oggetti. Però entrando ho sentito un verso, penso sia una paperella apposta. Se entro riesco?
Chiudete. Chiudi? No, eh? No, niente. Magari me lo sono immaginato. Tempo astrale. Ok, l'abbiamo già fatto l'indovinello, quindi in teoria You let me here. RH. Any idea how to make it work? Sì, ho visto il dispositivo lì, però per di toccare robe. Prismi di roccia nera. I prismi di roccia nera sono formazioni uniche di roccia nera che si distinguono sia per forma che efficacia. Mentre la densità della roccia nera attenua le forze paranaturali, la struttura unica dei prismi conserva le frequenze della gamma da A Hz con una perfetta armonizzazione. Questo rapporto analizza i risultati ottenuti concentrando attraverso un prisma armonizzato su un sempre censurato. Saranno analizzati e illustrati i metodi per l'imprinting su campi non fisici relativi al impregnandoli con le proprietà della risonanza armonizzata del prisma. Fare riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Ok. C'è altro qua in giro? No, mi sbagliavo, c'è una scala che sale. Prima di toccare lì, che mi sembra abbastanza importante, saliamo. Ok, qui ci dà un'idea delle configurazioni. Queste ci serviranno per qualche enigma come le altre volte. Nel caso torniamo su. Quello è un prisma di roccia nera. Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Ok, forse ho capito. Non ho capito, però diciamo che forse comincia ad averci un'idea. Ci servono le schede. Questo è un altro terminale? So, we need to find all the punch cards. Ce ne sarà qualcuna sopra. Sì. C'è un altro terminale ancora. Ok. Quindi questa andrebbe nel primo terminale, questa nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto. Però no, non c'è senso. Cioè, proviamo, ma non credo sia così facile, insomma. Cioè, che basta seguire l'ordine in cui lui te le mette nel menu. Oh, sbagliato. Ok. Scemo ci sono, ma sono proprio un
coglione di porzioni cosmiche. 1. Ci sono i numeri. 2. 3. Giustamente il quarto. Sono un idiota, ragazzi. Ok, allora. Quindi questo è giusto. L'1. 2. Era la 2 questa? Sì, era la 2. Ok, sbagliavo proprio quello sopra, perché in linea d'aria quello sopra è il 4. Era molto facile, sinceramente. Ok. No, tu devi essere il quinto. No. Ok. Dovremmo esserci. No? L'ho sbagliato adesso. Scusami, Allora, ripartiamo da capo. Tu sei l'1 che me la mette nello slot 1, quindi sei giusto. Tu sei il 2 che me lo metti nello slot 2. No, però no, c'è qualcosa che non quadra. Proviamo le combinazioni. Andiamo a culo. Tu sei il 2. Sì. Spero non combacia. E tu, andiamo a fortuna. Andiamo a fortuna. 3. Tu sei l'ultima che mi rimane. Ok. Perché? Che sono sincero, non l'ho capito l'enigma, ragazzi. È andata a culo. Vabbè. Poi se qualcuno me lo vorrà spiegare nei commenti, mi fa favore. The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Penso di aver fatto qualche danno io. We need more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab, down in the Black Rock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan will have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large-scale HRA. It's there now.
We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Che figata. Here, this will lead back to Central Research. Prima di finire l'episodio, ragazzi, voglio riguardare il video di Darling. Ok, siamo al centro ricerche. C'è l'ascensore. Perfetto. Allora andiamo a un punto di controllo. Allora, perfetto. Sbagliato di nuovo, i tasti purtroppo non mi entreranno mai in testa. Collezionabili, multimedia, risonanza. Resonance is the key. Vibration, frequencies, waveforms, fields we didn't know were there. It's physics. These fields in complex interaction, altering reality that comes to contact with them. Hedron is communicating with me. It's trying to warn me of something imminent. I've been using every known method to analyze the data. Exposing myself to it. I'm seeing things and overcome by compulsion. It's not just data, it's protection. It's benign. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Quindi lui è in contatto con un'altra entità ancora. Cioè, oltre a Polaris, Alice, abbiamo questo Hedron che lo ha aiutato, diciamo, gli ha dato le conoscenze per costruire questi amplificatori che in teoria dovrebbero proteggerci da Alice. Come fa a sapere lui che è un'entità benigna, però? Forse è questo a quello a cui si riferiva Trench, la cosa pericolosa che sta studiando, che probabilmente lo ha compromesso, lo sta controllando, questo Hedron. Chissà. Comunque i video interi vanno guardati perché ti danno tutto un altro tipo di visuale su quello che ti dà il messaggio del video. Cioè, qui ci ha detto la metà delle cose, la cosa importante l'aveva lasciata totalmente fuori. Questa è una cosa un po' nel senso che capisco l'andare a ripescare i video per riguardarli, ma non deve essere obbligatorio per averci un'idea precisa su quello che quello che sta succedendo in quell'istante. Comunque cioè, è una cosa di gusto, per chi va a esplorare poi tutti i menu e tutto quanto ci sta, altrimenti per chi magari lo gioca solo per giocarlo si perde metà della trama così. Comunque niente ragazzi, l'episodio lo finiamo qui e grazie per essere passati e ci vediamo in un'altra puntata, in un altro episodio. Ciao a tutti. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteeri.